Salve a tutti e bentornati sul canale del Mondo Potteriano. Oggi andremo ad analizzare la figura del professor Raptor o Quirrell, a seconda di come preferite chiamarlo. Sebbene non siano molte le informazioni rilasciate sul suo conto, cercando in internet abbiamo una piccola storia su questo personaggio e andremo ad analizzarla insieme. Il primo professore di difesa contro le arti oscure di Harry è un giovane intelligente mago che, prima di iniziare ad insegnare ad Hogwarts, ha girato il mondo. Quando Harry fa la sua conoscenza, Raptor ha già l'abitudine di indossare il turbante, poiché, vista la sua marcata tendenza al nervosismo, di cui il balbettio è un sintomo più che evidente, si vocifera che il suo copricapo sia imbottito d'aglio, per tenere lontani i vampiri. Raptor balbettava sempre, aveva paura di tutto e si spaventava per ogni minimo rumore, anche se alla fine dell'anno queste caratteristiche si dimostrarono essere solo una copertura. Il suo vero carattere era crudele e determinato. Quirinus studiò a Hogwarts e fu smistato in Corvo Nero. Come studente era un ragazzo molto nervoso e gli altri lo prendevano in giro. Sentendosi inadeguato e desideroso di mettersi alla prova, Raptor, una volta diventato professore, sviluppa con il tempo un interesse, inizialmente teorico, per le arti oscure. E come molte altre persone che si sentono insignificanti o addirittura ridicole, Raptor coltiva in segreto la speranza di strabiliare il mondo. Dopo aver insegnato babbanologia per qualche tempo, Raptor si mise in viaggio con l'intenzione di scovare ciò che resta del Signor Oscuro, in parte per curiosità, in parte per il desiderio inconfessato di accrescere il proprio prestigio. Raptor, infatti, spera di essere ricordato per colui che è riuscito a rintracciare il Signor Oscuro, o perlomeno spera di apprendere da esso abilità sufficienti da non essere mai più deriso. Ma il professore pecca di ingenuità nel credere di poter gestire un incontro con Voldemort, nonostante le deboli condizioni in cui versa il Signore Oscuro. Infatti, quando Voldemort scopre che il giovane Raptor ha una cattedra a Hogwarts, si impossessa di lui immediatamente e senza incontrare molta resistenza. Raptor, infatti, non perde l'anima, ma Voldemort la piega completamente al proprio volere. Questo provoca in Raptor una mutazione spaventosa. Voldemort, al retro della sua testa, vigila su tutto, controllando le sue azioni, spingendolo persino ad uccidere. Di tanto in tanto, Raptor prova a opporre resistenza, ma Voldemort è troppo forte per lui per poter perdere il controllo. Il 31 luglio 1991, Raptor prova a rubare la pietra filosofale dalla Gringotts, ma non vi riuscì, poiché Hagrid, insieme ad Harry, l'aveva svuotata nella stessa giornata. E fu così che, la notte di Halloween, Raptor fece entrare nel castello un troll di montagna, per distrarre gli altri professori mentre lui andava nei sotterranei per trovare la pietra filosofale. Ma Severus Piton, capendo quello che Raptor voleva fare, lo intercettò. Durante la prima partita di Quidditch dell'anno, Raptor prova ad uccidere Harry, usando la maledizione sulla scopa. Hermione, però, pensando che fosse stato Piton, diede fuoco al suo di mantello, facendo così, provocando una reazione a catena, cadere Raptor, che perse il controllo visivo con Harry. Durante l'anno, Raptor cominciò a bere il sangue di unicorno per tenere in vita il suo padrone. Harry e Draco, nella foresta, lo videro e Raptor si fece avanti pronto ad attaccare, quando arrivò il centauro Fiorenzo a salvare Harry. Prima degli esami, una volta che Silente partì per Londra, Raptor tentò nuovamente di rubare la pietra, e quindi superò facilmente le prove degli insegnanti per proteggere la pietra, addormentò Fuffi facendo suonare un'arpa per magia, sconfisse il tranello del diavolo, mostrò di saper volare con la scopa nella prova del professor Vitius e di essere un abile giocatore di scacchi, sconfisse un troll da lui catturato e condotto a guardia della pietra filosofale, e inoltre era molto intelligente, superò anche il trucco di Piton, con un indovinello sulle pozioni. Infatti, come affermato da Raptor stesso, egli era molto abile con i mostri, di cui era un profondo conoscitore. In effetti, possiamo dire che Voldemort trasforma temporaneamente Raptor in un Horcrux. Il professore, molto debilitato dallo sforzo di combattere l'animo malvagio, di gran lunga più forte, che alberga dentro di lui. Possiamo vedere che nella lotta contro Harry il suo corpo reagisce con bruciature e vesciche provocate dalla protezione che la giovane Lily Potter aveva lasciato sul corpo del figlio quando sacrificò la propria vita per salvarlo. Infatti, alla fine, al tocco di Harry, il corpo che Voldemort e Raptor condividevano riporta terribili ustioni, e il primo fugge e si salva, abbandonando il secondo, già debole e ferito, alla morte. Possiamo affermare quindi che il suo grande errore fu quello di credere di poter tenere a bada il Signor Oscuro, poiché il Raptor era un grande mago, anche talentuoso, esperto in creature oscure, controlla troll, che invia nei sotterranei a Hogwarts, ne sconfigge uno per poter raggiungere la pietra filosofale
ed insegna ad Harry a curarsi dai morsi di lupo mannaro. È inoltre esperto e conoscitore di veleni e antidoti. Nel libro, infatti, insegna a curarsi ferite causate da dei mostri, e nel film lo si vede spiegare ad alcuni studenti del quinto anno come proteggersi da serpenti velenosi e dai guani giganti. Tuttavia, gli studenti non apprezzano molto le sue lezioni, probabilmente perché in classe nasconde deliberatamente le sue grandi capacità magiche per proteggere la sua copertura. Raptor inoltre è abile negli incantesimi e nella trasfigurazione, crea delle funi dal nulla e del fuoco, ed è persino in grado di volare, come Voldemort e Piton nel settimo libro. È inoltre forte fisicamente, riesce quasi ad uccidere Harry per soffocamento, strangolandolo con una mano sola. Una piccola curiosità sul personaggio: se guardiamo il nome e il cognome, possiamo vedere che Quirinus fu un dio romano che era comunemente associato alla guerra, quindi un indizio che ci porta a capire che Raptor alla fine non è così mite come sembra. Mentre Quirrell, termine che assomiglia molto alla parola inglese squirrel, ovvero scoiattolo, richiama anche il verbo tremare, un riferimento alla natura ansiosa di questo personaggio. Ebbene sì, qui terminiamo la nostra analisi sul professor Raptor. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo personaggio nei commenti, iscrivetevi al canale per supportarmi e grazie a tutti per l'ascolto.